Oggi, cari amici, andiamo a vedere come riuscire a realizzare degli abiti, quindi dei modelli, nel gioco Inzoi. Mi raccomando, seguite il video fino in fondo. Oggi proviamo un po' a creare dei vestiti. Prima cosa vi invito subito a mettere un bel like così sostenete questo video. Vi ringrazio se lo fate, siete molto gentili. Allora, possiamo andare a cambiare diversi accessori. Iniziamo subito la nostra gonna che andremo a scegliere una gonna abbastanza corta, nello specifico questa. Poi andiamo a inserire la texture che abbiamo scelto, ovviamente la andiamo a prendere da internet, quindi scegliamo la nostra cartella e io ho scelto questa rossa qui, è un kilt rosso. A questo punto dobbiamo andare possiamo andare a cambiare la lucentezza, ma non ci serve, dobbiamo andare a cambiare qui il colore perché deve essere il colore principale il nostro tessuto. E quindi andiamo a selezionare come colore principale. Clicchiamo qua e poi clicchiamo qui. Ecco, vedete che ha copiato la nostra texture. La texture va presa da internet. Ricordatevi che deve essere un'immagine PNG o JPEG per poter essere letta dal programma. Ora ho cercato un tipo di texture di lana color nero perché mi sembrava più adeguato per andare a metterlo sopra qui. Ho creato questo maglioncino e ho fatto la stessa identica operazione. Quindi andiamo a caricare, vi faccio vedere qui la texture che è questa qua. Ovviamente vado a prendere la cartella, prendo l'immagine, la vado a caricare e una volta caricata la metto come colore principale. Vedete che comunque va anche a far vedere proprio la maglia, il tessuto, se andiamo a ingrandire l'immagine. Dunque adesso ho provato ad andare a caricare una texture floreale per vedere come veniva fuori il tutto. Allora eccola qua, è questa. Poi dobbiamo scegliere, una volta caricata la texture, come abbiamo fatto prima, anche il tipo di modello di maglietta. Allora possiamo andare poi anche a definire i bordi. Comunque i modelli sono questi qua. Quindi se noi andiamo in crea, poi andiamo nei top, quindi nelle magliette, possiamo andare a cambiare qua cliccando, vedete, i vari tipi di colli e ce ne sono di diversi tipi, quindi scegliamo quello che più ci interessa andare a fare. Una volta che noi abbiamo scelto, mettiamo che vogliamo fare una camicia, la dobbiamo fare magari lunga, qui possiamo vedere come andare a creare la parte inferiore, la possiamo fare con una punta in questa maniera o addirittura così o con un volante o in questa maniera, vedete? E qui possiamo cambiare le cose. Se vogliamo andare a cambiare invece le maniche dobbiamo cliccare su questo pallino e ci farà vedere le varie opzioni. Possiamo creare delle maniche più corte, lunghe, vedete qui con uno sbuffo, qua un po' più morbida, qui addirittura maglietta con la manica, diciamo così, sembra una maglietta con la manica, e infine anche questo modello qua con le maniche con le spalle fuori. Una volta che abbiamo scelto come andare a realizzare la nostra parte superiore, semplicemente ci andiamo ad applicare la texture ed ecco qui che abbiamo fatto il nostro vestito per intero. Una volta che abbiamo finito il tutto possiamo andarlo a condividere con gli altri utenti, quindi andiamo in alto a destra, carica canvas e andiamo a fare delle fotografie e a compilare qui il modulo e una volta fatto lo andiamo a caricare. Quindi a questo punto il nostro outfit sarà condiviso. Qua ho fatto un'altra prova, ho utilizzato una canottiera e ho inserito questa texture, vedete che mi fa anche il bordo in colore diverso, più chiaro, non so se si nota, e anche le spalline, molto carina. E ovviamente ho fatto la tecnica di prima, quella di andare a caricare una texture. Andando a caricare delle texture, ovviamente poi i modelli che possiamo andare a creare sono veramente infiniti. Per trovare le texture su internet basta che scrivete texture, cloth o wool, io l'ho scritto in inglese e quindi vi fa vedere alcune cose.
Ovviamente a questo punto le texture che ho caricato le possiamo anche utilizzare per andare poi a applicarle su altri modelli, come per esempio questo qua, che non ho capito bene se era un costume da bagno o un intimo, dovrebbe essere più che altro un intimo. Possiamo andare a mettere le nostre texture già caricate e quindi creare anche dei costumi da bagno diversi. Dunque alla fine ho provato a fare questo modello un po' particolare, nuovo, e adesso lo andiamo a colorare, cioè più che altro andare a mettere la nostra texture. Allora ho scelto questa qui di lana nera, però magari dopo ci lavorerò un po', vediamo come viene. Vedete che andando a cambiare poi i colori cambia anche poi il modello. In questo caso è tutto nero col, vedete un po' il cuore, il bordino bianco. Poi ovviamente posso giocare qua con le texture e quindi creare poi anche con poche texture tanti modelli diversi. Questo con le maniche rosse e vedete che ho fatto anche il bordo rosso, che mi sembra più carino fatto così. Dunque direi che alla fine mi piace così, quindi lo andiamo a salvare innanzitutto e poi lo portiamo in canvas. Realizziamo delle fotografie in modo che la community possa vedere di che modello si tratta, quindi facciamo così, salviamo, facciamo anche una foto del pantalone che in realtà vabbè l'avevo creato prima, però lo abbino a questo completo e poi andiamo a inserire i campi. Dunque allora adesso ho provato a fare una camicia in seta, vedete che comunque andandola a caricare poi dobbiamo andare anche a lavorare un pochettino qua sulla scala, perché va a cambiare poi il motivo, cioè più la andiamo a ingrandire più si vedranno i dettagli e più andiamo a allontanare l'immagine, quindi la scala, e cambierà anche un po' quello che riusciamo a vedere. In realtà non ho capito bene quanto devono essere grandi le nostre texture da andare a caricare e quello fa la differenza. Allora vedete che anche qui abbiamo i buchi enormi ed è bruttino. Se noi andiamo a lavorarci un attimino sulla scala vedete che sembra più un golfino bucherellato in questa maniera. Questo per esempio è un modello che ho scaricato direttamente da Canvas. Ok ragazzi, comunque direi che praticamente andare a creare dei vestiti in questo gioco non è tanto complicato, basta capire un pochettino come funziona e poi potete dare sfogo alla vostra fantasia, quindi creare migliaia di modelli e condividerli anche con la community. Per oggi finiamo qua con questo tutorial, se avete delle domande fatele qui sotto nei commenti, ci vediamo presto per un altro video. Ciao!